Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare della foresta di Oyabaciu? Si trova in Transilvania ed è considerato uno dei luoghi più infestati del mondo a causa di alcuni fenomeni paranormali accaduti al suo interno che vengono segnalati ancora oggi. E per via anche di diversi eventi misteriosi accaduti dentro quella foresta a cui nessuno ha saputo mai dare una spiegazione logica. Pensate che la foresta di Oyabaciu è considerata addirittura il triangolo delle Bermuda della Transilvania, per via delle numerose sparizioni di persone che si sono addentrate lì dentro e non ne sono mai più uscite, tra cui un pastore con le sue 200 pecore. E poi c'è un'altra storia davvero scioccante, quella di una bimba di 5 anni che si trovava lì con la sua famiglia ed è scomparsa all'improvviso senza lasciare traccia per poi riapparire come se nulla fosse accaduto 5 anni dopo, con gli stessi abiti e per nulla invecchiata, come se il tempo su di lei si fosse fermato a quel giorno di 5 anni prima. Per molti questa foresta misteriosa sarebbe abitata non solo da presenze soprannaturali ed extraterrestri, ma addirittura, secondo alcune leggende locali, sarebbe la dimora del diavolo in persona. Sono state molte nel corso degli anni le segnalazioni di UFO sopra il cielo di quella radura e di sfere luminose al suo interno. Ma sono state anche moltissime le segnalazioni di persone che tra quegli alberi si sono sentite male, riportando sintomi come ustioni, gravi eruzioni cutanee, vertigini, mal di testa e febbre alta. Ma la maggior parte dell'attività paranormale sarebbe limitata ad una zona specifica della foresta, una parte inspiegabilmente priva di vegetazione che forma un cerchio perfetto. Insomma, abbiamo tra le mani uno dei luoghi paranormali più infestati del mondo e più misteriosi in assoluto. Come facevo a non raccontarvi questa storia? Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Oyabaciu, uno dei luoghi più misteriosi, infestati e famosi del mondo, si trova nella zona di Cluj-Napoca, nella parte nord-occidentale della Romania, nella valle del Somme sul Mic, a 440 km da Bucarest. Con più di 400.000 abitanti, Cluj-Napoca dal 2024 è entrata nella top 10 delle città europee più vivibili, grazie a diversi fattori come strutture mediche all'avanguardia, un ricco patrimonio architettonico, grandi aziende di produzione di videogiochi e robotica, grazie anche al più grande polo universitario della Transilvania, varie università, scuole, monumenti risalenti al dominio sassone e ungherese, e tutto ciò ovviamente favorisce molto turismo. Pensate che la foresta di Oyabaciu è una delle aree naturali più belle che ci siano, grazie alla sua ricca biodiversità, che va in netto contrasto con le storie da brivido che l'hanno resa famosa in tutto il mondo e che adesso sto per raccontarvi. Iniziamo dal nome, Oyabaciu. Deriva da un pastore. Baciu significa infatti allevatore di pecore e secondo i racconti di alcuni abitanti del luogo, l'uomo scomparve misteriosamente all'interno della foresta insieme al suo gregge di 200 pecore senza lasciare traccia e senza fare mai più ritorno. Questo è uno dei primi eventi misteriosi legati ad Oyabaciu e risale ad alcuni secoli fa, ma non è l'unico, perché pare che anche un gruppo di contadini si siano addentrati tra quegli alberi e non ne siano mai più usciti. Ma ci sono state anche diverse segnalazioni di fenomeni paranormali nel corso del tempo, talmente tante da portare diversi ricercatori del paranormale ad investigare in merito, e quello che è venuto fuori è davvero sorprendente. Ma la foresta acquistò notorietà verso la fine degli anni 60, esattamente nell'agosto del 1968, quando un ex ufficiale, Emil Barnea, che si trovava in gita in quel luogo, scattò una foto davvero incredibile. Un oggetto misterioso di forma circolare
che sorvolava la foresta, un presunto UFO, un altro argomento che a me appassiona tantissimo. Ovviamente la foto di Barnea divenne famosa in tutto il mondo ed è stata anche oggetto di diversi studi a livello internazionale. All'epoca il direttore dell'osservatorio di Cluj la giudicò vera, quindi non manipolata, ma in realtà era stata scattata, secondo loro, ad un pallone aerostatico immortalato da un'angolazione particolare. Ma gli esperti UFO la ritengono una dei reperti più incredibili in assoluto. Hanno sempre comunque giudicato la foto autentica, un reperto indispensabile per chi crede agli UFO e a forme di vita extraterrestri. Da lì in poi ci furono diverse segnalazioni di fenomeni paranormali, tra cui figure misteriose che vagavano tra quegli alberi e che apparivano e sparivano nel nulla. Una strana nebbia che con l'aurora saliva nella foresta nascondendo centinaia di occhi verdi. Malfunzionamenti elettronici, diversi dispositivi all'interno della foresta smettevano di funzionare, le bussole che giravano senza senso, le batterie delle torce che si scaricavano alla velocità della luce, ma non solo, sono stati segnalati anche diversi effetti sulle persone, sintomi, l'abbiamo detto prima, come nausea, vomito, mal di testa invalidanti, graffi profondi sulla pelle, ustioni, ma sono stati segnalati anche sussurri, voci, frasi incomprensibili, strani rumori, dando il via ad una serie di teorie, tutte diverse tra loro, paranormali e non. Alcuni studi hanno rilevato anche una radioattività insolita, superiore a quella prodotta dall'uranio naturale presente nel sottosuolo. Ma la particolarità della foresta di Oyabachu è una zona circolare dove non cresce assolutamente nulla, né alberi e né una normalissima vegetazione. Sono stati fatti degli studi in merito, ovviamente, ma nessuno di questi ha potuto spiegare perché quella zona sia così arida. Apparentemente non c'è niente di anomalo che non permetta la crescita di una normale vegetazione. È proprio all'interno di quel cerchio che, secondo molti, si concentra un'energia particolare ed è proprio lì che sono stati segnalati la maggior parte degli eventi paranormali. Pensate che proprio il biologo Alexander Sift, che si trovava in visita nella foresta, fu ricoverato per 2 settimane a causa di una febbre altissima che non scendeva e anche per delle ustioni gravissime in tutto il corpo. L'uomo, incuriosito da questa storia, passò il resto della sua vita ad indagare i misteri di Oyabachu. Quando tornò alla normalità, fu proprio lui a scoprire quell'altissima radioattività che arrivava dal sottosuolo in quantità maggiore all'uranio naturale presente. Purtroppo però i suoi studi non catturarono l'attenzione internazionale e dopo la sua morte nel 1993 andò quasi tutto perduto. Studi, appunti, fotografie. Quel poco rimasto fu raccolto dal suo amico Adrian Patrut che nel 1995 lo pubblicò in un libro. Ma sono le leggende popolari che secondo me hanno più fascino in assoluto e narrano di un luogo che in passato era il ritrovo di alcune streghe solite praticare oscuri e antichi rituali. E da secoli, infatti, c'è una raccomandazione che si fa strada tra le generazioni Cluj-Napoca. State alla larga da quella terra, presenze maligne la abitano. Ovviamente si sono esplorate diverse teorie, tra cui gli effetti psicologici che la foresta ha sulle persone, alcuni fattori ambientali e ovviamente le classiche bufale. Fu però dalla famosa foto di Emil Barnea che partì il mistero di Oyabachu propagandosi in tutto il mondo e dalle storie che sono state raccontate da visitatori, ricercatori del paranormale, curiosi. Ne spicca una che consolida
La teoria di foresta infestata ed è un fatto che accadde il 18 agosto del 1999. Vicino alla radura circolare all'interno della foresta, un gruppo di escursionisti di Cluj-Napoca nel tardo pomeriggio decisero di addentrarsi nel bosco per esplorare quel cerchio misterioso e fulcro di attività paranormali che era diventato così famoso. E i fenomeni non si fecero di certo attendere. Infatti, alcuni minuti dopo, proprio vicino a quel cerchio, tutti i membri del gruppo iniziarono ad avvertire un brusco calo della temperatura, un freddo così pungente che li costrinse ad indossare più indumenti uno sopra l'altro, nonostante il normale caldo della stagione estiva. Ma non solo, anche i loro strumenti iniziarono a dargli problemi. Le bussole cominciarono a girare in modo irregolare. I dispositivi si scaricarono ad una velocità inspiegabile, lasciandoli senza GPS per poter controllare la loro posizione. Molti di loro accusarono sintomi come nausea, vomito, vertigini. Qualcuno si ritrovò con dei graffi profondi sulle braccia, nonostante non fossero assolutamente entrati in contatto con rami o altri oggetti appuntiti. E poi dissero qualcosa di davvero disturbante, qualcosa che faceva rabbrividire. Dissero di essere stati costantemente a disagio, come se qualcuno o qualcosa li avesse sempre tenuti sotto controllo senza perderli mai di vista. Ma non solo. Il gruppo raccontò anche di essere rimasto terrorizzato da alcune ombre dalla forma umana che si muovevano ad una velocità e con un'agilità che non aveva nulla di umano. A quel punto ovviamente decisero di abbandonare in fretta e furia la foresta, nonostante fosse ormai buio. Si fecero guidare dalla luce lunare e dall'unica torcia che avevano funzionante. Ma all'uscita dalla foresta accadde qualcosa di incredibile. Tutti i loro sintomi svanirono all'istante e tutti i dispositivi tornarono a funzionare normalmente. Tutto tornò a posto, tranne lo shock che questi ragazzi si portarono dietro. Quanto accaduto fu immediatamente segnalato ad un centro di ricerca sul paranormale. Decisero di condurre una spedizione sul posto nella speranza di poter registrare e documentare quegli eventi incredibili, ma senza successo però. Un altro caso davvero scioccante legato ad Oyabaciu è il caso di una bimba di 5 anni. Verso la fine del XX secolo, la bambina, insieme ai suoi genitori, si addentrarono nel bosco per un picnic in famiglia, quando all'improvviso la piccola svanì sotto gli occhi scioccati dei genitori, così all'improvviso senza lasciare alcuna traccia. Ma nonostante le varie ed estese ricerche che furono condotte, la piccola non fu mai ritrovata e non si riuscì mai a capire se scomparve da sola o se invece fu rapita. Ma la cosa ancora più sconvolgente è che esattamente 5 anni dopo riapparve nello stesso punto in cui era scomparsa, con indosso gli stessi abiti straordinariamente ben conservati e senza alcun segno di crescita, perché la piccola doveva avere ormai 10 anni e oltretutto non aveva neanche un graffio che poteva far pensare ad una vita passata in mezzo alla natura selvaggia. Ma la ragazzina non poté mai raccontare quanto accaduto perché non aveva alcun ricordo di quello che era successo, quindi del perché era scomparsa, dove aveva vissuto in quegli anni. Anzi, rimase scioccata dall'attenzione che c'era su di sé, perché pensava di aver vagato nella foresta solamente per qualche ora. Una storia davvero allucinante, ma non è l'unica, perché c'è anche il caso di una donna che scomparve dentro la foresta per alcuni giorni per poi riapparire come se nulla fosse accaduto, ma con in tasca una moneta del XV secolo. Questi casi per molti sono la prova di slittamenti temporali o di portali dimensionali all'interno della foresta. Secondo molti, infatti, dentro la radura ci sarebbero dei passaggi che porterebbero ad altre dimensioni. E il più grande si trova proprio dentro quel cerchio misterioso dove non cresce alcun tipo di vegetazione. Ci sono state diverse testimonianze di persone che hanno raccontato di aver assistito o addirittura di aver fotografato
forme insolite, volti tra gli alberi, nebbie particolari, e di aver accusato sintomi come vertigini, nausea, mal di testa, disorientamento, confusione, e per loro sarebbero la prova di aver viaggiato in un'altra dimensione. Le testimonianze sono più di quello che possiamo immaginare. Ci sono persone che raccontano di aver vissuto brevi momenti in altre dimensioni, di esserci arrivati tramite dei passaggi e di aver vissuto al loro rientro la sensazione che il tempo non sia mai passato, nonostante i loro orologi e dispositivi indicassero il contrario. Queste prove fotografiche e video, che includono descrizioni di passaggi e incontri con entità ultraterrene, sebbene siano molto interessanti e anche affascinanti, sono accolte da molti ovviamente con scetticismo, ritenendo, secondo loro, che tali anomalie possano essere dovute a malfunzionamenti vari dei loro dispositivi, a fenomeni naturali all'interno della foresta, alla manipolazione o ad una forte immaginazione collettiva. Insomma, un vero scontro tra credenti e scettici. Non tutti però si fanno condizionare da queste storie da brivido, e quindi Oyabachu rimane una foresta davvero incredibile, dove la gente si addentra facendo escursione tranquillamente. Ma se volete visitarla, ci sono dei consigli da seguire davvero molto importanti, tra cui viaggiare in gruppo e mai da soli, perché il bosco fitto può disorientare ed è molto facile perdersi, organizzare un tour guidato con persone del settore, raccontare a qualcuno di esterno al tuo gruppo il tuo itinerario con tanto di data di partenza e di arrivo, in caso ci sia qualcuno pronto a dare l'allarme in caso di necessità, portare sempre scorte di cibo, un cellulare carico, torce elettriche, kit medico, rimanere sempre sui sentieri segnalati. Ho letto che ci sono anche dei tour guidati molto interessanti con possibilità di pernottare in tenda. Le storie dietro questa foresta in Transilvania sono davvero affascinanti, incredibili, scioccanti, e lasciano davvero molte domande aperte. Che crediamo nel paranormale, negli alieni, o che non crediamo a nulla di tutto ciò, è innegabile il fascino che aleggia sopra Oyabachu, e ad oggi la scienza in merito non è ancora in grado di spiegare queste anomalie, che lo rendono di fatto uno dei luoghi paranormali meglio documentati al mondo. Pensate che uno degli ultimi casi legati agli UFO risale al 2002, quando una coppia di residenti di Cluj-Napoca riuscì a registrare per 27 secondi un oggetto molto luminoso a forma di sigaro che sorvolava la foresta. Amici, Oyabachu è davvero un mistero a cielo aperto, intrigante, affascinante, che lascia davvero tantissime domande. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia. Io ne avevo sentito parlare anni fa dal PIT, quando fecero un'indagine all'interno della foresta, e sono rimasta davvero talmente tanto incuriosita che oggi ho voluto documentarmi meglio in merito su questa storia. Ovviamente non ci sono delle prove certe su quelle scomparse, sono dei racconti orali della tradizione della Transilvania, però ci sono. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia, mi raccomando, scrivetemi. Io vi mando un bacio grande, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo domenica con un'altra storia davvero allucinante. Ciao amici!